Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Colcardiol Eurofarma SRL. Ultimo aggiornamento. 23 settembre 2021. Cos'ha Colcardiol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Colcardiol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Colcardiol? Colcardiol ha un farmaco a base del principio attivo rosuvastatina sale di calcio, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti statine e nello specifico inibitori della HMG-CoA riduttasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Eurofarma SRL. Colcardiol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Colcardiol 10 mg 28 compresse rivestite con film. Colcardiol 20 mg 28 compresse rivestite con film. Colcardiol 5 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Eurofarma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: rosuvastatina sale di calcio. Gruppo terapeutico: ipolipemizzanti statine. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento dell'ipercolesterolemia. Adulti, adolescenti e bambini di età pari o superiore a 6 anni con ipercolesterolemia primaria, tipo IEA, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote, o dislipidemia mista, tipo IB, in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici, esempio esercizio fisico, riduzione ponderale, risulta essere inadeguata. Ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti, ad esempio LDL-feresi, o quando tali trattamenti non risultano appropriati. Prevenzione degli eventi cardiovascolari. Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare, vedere paragrafo 5.1, come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio. Posologia. Prima di iniziare il trattamento, il paziente deve essere sottoposto ad una dieta ipocolesterolemica standard, che deve essere mantenuta anche durante il trattamento. La dose deve essere scelta tenendo conto degli obiettivi della terapia e della risposta del paziente, utilizzando le linee guida terapeutiche attualmente in uso. Colcardiol può essere somministrato in qualsiasi momento della giornata, con o senza cibo. Trattamento dell'ipercolesterolemia. La dose iniziale raccomandata di 5 o 10 mg una volta al giorno per via orale, sia per i pazienti non precedentemente trattati con statine, sia per quelli precedentemente trattati con altri inibitori della HMG-CoA riduttasi. La scelta della dose iniziale deve tenere in considerazione il livello individuale di colesterolo e il rischio cardiovascolare futuro, così come il rischio di potenziali reazioni avverse, vedi sotto. Se necessario, un aggiustamento al dosaggio superiore può essere effettuato dopo 4 settimane, vedere paragrafo 5.1. Alla luce dell'aumento delle segnalazioni di reazioni avverse con la dose da 40 mg rispetto alle dosi più basse, vedere paragrafo 4.8, il passaggio al dosaggio massimo di 40 mg deve essere considerato solo in pazienti con ipercolesterolemia grave ad alto rischio cardiovascolare, in particolare quelli con ipercolesterolemia familiare, che con la dose di 20 mg non hanno raggiunto gli obiettivi terapeutici stabiliti e sui quali si effettueranno periodici controlli di monitoraggio, vedere paragrafo 4.4. Si raccomanda la supervisione di uno specialista in caso di somministrazione della dose da 40 mg. Prevenzione degli eventi cardiovascolari. Nello studio sulla riduzione del rischio di eventi cardiovascolari, la dose utilizzata è stata di 20 mg al giorno, vedere paragrafo 5.1. Popolazione pediatrica. L'uso pediatrico deve essere seguito esclusivamente da uno specialista. Bambini e adolescenti di età compresa tra 6 e 17 anni di età, stadio di Tanner. IEA Euro-V. Nei bambini e negli adolescenti affetti da ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote la dose iniziale abituale è di 5 mg al giorno. Nei bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni con ipercolesterolemia familiare eterozigote, l'intervallo di dose abituale è compreso tra 5 e 10 mg per via orale una volta al giorno. La sicurezza e l'efficacia di dosi superiori a 10 mg non sono state studiate in questa popolazione.
Nei bambini di età compresa tra i 10 e i 17 anni con ipercolesterolemia familiare eterozigote, l'intervallo di dose abituale ha compreso tra 5 e 20 mg per via orale una volta al giorno. La sicurezza e l'efficacia di dosi superiori a 20 mg non sono state studiate in questa popolazione. L'aggiustamento del dosaggio deve essere effettuato in base alla risposta individuale e alla tollerabilità dei pazienti pediatrici, come previsto dalle raccomandazioni per i trattamenti pediatrici, vedere paragrafo 4.4. I bambini e gli adolescenti devono seguire una dieta ipocolesterolemica standard per ridurre i livelli di colesterolo prima di iniziare il trattamento con rosuvastatina. Tale dieta deve essere proseguita durante l'assunzione di rosuvastatina. L'esperienza nei bambini con ipercolesterolemia familiare omozigote è limitata ad un piccolo numero di bambini di età compresa tra gli 8 e i 17 anni. Le compresse da 40 mg non sono adatte per l'uso in pazienti pediatrici. Bambini di età inferiore a 6 anni. La sicurezza e l'efficacia dell'uso nei bambini di età inferiore a 6 anni non sono state studiate. Pertanto Colcardiol non è raccomandata per l'uso nei bambini di età inferiore a 6 anni. Anziani. Nei pazienti con età superiore ai 70 anni, la dose iniziale raccomandata è di 5 mg, vedere paragrafo 4.4. Non sono necessari altri aggiustamenti posologici in funzione dell'età. Dosaggio in pazienti con insufficienza renale. Non è necessario alcun aggiustamento delle dose in pazienti con danno renale lieve o moderato. Nei pazienti con danno renale moderato, clearance della creatinina. 60 ml/min, la dose iniziale raccomandata è di 5 mg. La dose da 40 mg è controindicata nei pazienti con danno renale moderato. L'uso di Colcardiol in pazienti con danno renale grave è controindicato a tutte le dosi, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 2. Dosaggio in pazienti con compromissione della funzionalità epatica. In soggetti con punteggio KILD-PUG A07 non è stata osservata un'aumentata esposizione sistemica alla rosuvastatina, riscontrata invece nei soggetti con punteggio KILD-PUG di 8 e 9, vedere paragrafo 5, 2. In questi pazienti deve essere considerata una valutazione della funzionalità renale, vedere paragrafo 4.4. Non vi è esperienza in soggetti con punteggio KILD-PUG 9. Colcardiol ha controindicato nei pazienti con malattia epatica in fase attiva, vedere paragrafo 4.3. Etnia. Un'aumentata esposizione sistemica è stata osservata nei soggetti asiatici, vedere paragrafi 4, 3, 4, 4 e 5, 2. In questi pazienti la dose iniziale raccomandata è di 5 mg. La dose da 40 mg è controindicata nei pazienti asiatici. Polimorfismi genetici. È noto che specifici tipi di polimorfismi genetici possono portare ad un aumento dell'esposizione alla rosuvastatina, vedere paragrafo 5, 2. Per quei pazienti che hanno questi specifici tipi di polimorfismi, è raccomandata una dose giornaliera più bassa di Colcardiol. Dosaggio nei pazienti con fattori predisponenti alla miopatia. La dose iniziale raccomandata per i pazienti con fattori predisponenti alla miopatia è di 5 mg, vedere paragrafo 4.4. La dose da 40 mg è controindicata in alcuni di questi pazienti, vedere paragrafo 4.3. Terapia concomitante. La rosuvastatina ha un substrato per diverse proteine di trasporto, ad esempio OATP1B1 e BCRP. Il rischio di miopatia, inclusa la rabdomiolisi, è maggiore quando Colcardiol viene somministrata in concomitanza con determinati medicinali che possono aumentare la concentrazione plasmatica di rosuvastatina a causa delle interazioni con questi trasportatori proteici, ad esempio ciclosporina e certi inibitori delle proteasi che includono combinazioni di ritonavir con atazanavir, lopinavir e otipranavir. Vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Quando possibile, devono essere presi in considerazione medicinali alternativi e, se necessario, la temporanea interruzione della terapia con Colcardiol. In situazioni in cui la co-somministrazione di questi medicinali con Colcardiol è inevitabile, il beneficio e il rischio del trattamento concomitante e gli adeguamenti del dosaggio di Colcardiol devono essere considerati con attenzione. Vedere paragrafo 4, 5. Controindicazioni. Colcardiol ha controindicato in pazienti con ipersensibilità alla rosuvastatina o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. In pazienti con malattia epatica in fase attiva, inclusi inspiegabili, persistenti aumenti dei livelli delle transaminasi sieriche e qualsiasi aumento delle transaminasi sieriche oltre 3 volte il limite superiore di normalità, ULN. In pazienti con danno renale grave, clearance della creatinina 30 ml/min. In pazienti con miopatia.
in pazienti trattati contemporaneamente con ciclosporina, durante la gravidanza e l'allattamento e nelle donne in età fertile che non usano idonee misure contraccettive. La dose da 40 mg è controindicata nei pazienti con fattori predisponenti alla miopatia/rhabdomiolisi. Questi fattori includono danno renale moderato, clearance della creatinina 60 ml/min, ipotiroidismo, storia personale o familiare di malattie muscolari ereditarie, storia pregressa di tossicità muscolare con altri inibitori della HMG-CoA riduttasi o fibrati, abuso di alcol, condizioni che possono determinare un aumento dei livelli plasmatici del farmaco, pazienti asiatici, uso concomitante di fibrati. Vedere paragrafi 4, 5 e 5, 2. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Effetti a carico del rene. In pazienti trattati con alte dosi di rosuvastatina, in particolare con 40 mg, è stata osservata proteinuria, per lo più di origine tubulare, rilevata con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetto della co-somministrazione di medicinali sulla rosuvastatina. Inibitori delle proteine di trasporto. Rosuvastatina ha un substrato per alcune proteine di trasporto inclusi il trasportatore di assorbimento epatico ATP1B1 e il, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Colcardiol insieme ad altri farmaci come Eurosacido Fusidicoteva Euro, Aerosdermomicin Corta Euro, Aerosepclusa Euro, Aerosfucicorta Euro, Aerosfucidina Euro, Aerosfucidina Euro, Aerosfucimix Beta Euro, Aerosfucitalmica Euro, Aerosfusatiel Beta Euro, Aerosfusicutam Beta Euro, Aeroscervonia Euro, Aerosnervaxona Euro, Aerosvolsivia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Colcardiol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Colcardiol durante la gravidanza e l'allattamento? Colcardiol è controindicato durante la gravidanza e l'allattamento. Le donne in età fertile devono adottare idonee misure contraccettive. Dal momento che il colesterolo e gli altri derivati della biosintesi del, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari per Colcardiol. Considerate le sue proprietà farmacodinamiche, è improbabile che Colcardiol abbia effetti su tale capacità. Tuttavia, quando si guida o si utilizzano macchinari, si deve considerare che, durante il trattamento, si possono verificare capogiri. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse segnalate con rosuvastatina sono generalmente lievi e transitorie. Durante gli studi clinici controllati, meno del 4% dei pazienti trattati con rosuvastatina ha interrotto lo studio a causa, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non ha disponibile un trattamento specifico in caso di sovradosaggio. In tale evenienza, si deve instaurare un trattamento sintomatico e necessarie misure di supporto. La funzionalità epatica e i livelli di CK devono essere monitorati. L'emodialisi non ha ritenuto essere di utilità. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitori della HMG-CoA riduttasi. Codice ATC. C10A07. Meccanismo d'azione. Rosuvastatina ha un inibitore selettivo e competitivo della HMG-CoA riduttasi, l'enzima limitante la velocità di conversione da 3-idrossi-3-metilglutaril, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La massima concentrazione plasmatica di rosuvastatina viene raggiunta dopo circa 5 ore dalla somministrazione orale. La biodisponibilità assoluta è di circa il 20%. Distribuzione. Rosuvastatina ampiamente, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, genotossicità, potenziale carcinogenico. Test specifici per gli effetti sull'ERG non sono stati valutati. Elenco degli eccipienti. Compresse rivestite con film 5mg. Nucleo della compressa. Cellulosa microcristallina. Lattosio monoidrato. Crospovidone. Magnesio stearato. Film di rivestimento. Lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido, E171, triacetina, giallo di chinolina, E104. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Colcardiol a base di rosuvastatina sale di calcio sono
Colcardiol, Colfri, Crativo, Crestor, Dilivas, Exhorta, Coleros, Lipidover, Miastina, Provisacor, Rosuvastatina ABC, Rosuvastatina Accord, Rosuvastatina Adamed, compressa rivestita, Rosuvastatina Alnus, Rosuvastatina Alter, Rosuvastatina Aristo, Rosuvastatina Aurobindo, Rosuvastatina Doc generici, Rosuvastatina Egg, Rosuvastatina HCS, Rosuvastatina Milan, Rosuvastatina Pensa, Rosuvastatina Sandoz, Rosuvastatina San, Rosuvastatina Technigen, Rosuvastatina Tega, Rosuvastatina Zentiva, Simestat, Snaptag, Staros, Tasavos. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.